Benvenuti sul canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Youngtimer Club Milano. Oggi vi parleremo di Lancia Fulvia Coupé. Lancia Fulvia Coupé nasce nel 1965 e vede la fine della sua produzione nel 1976. Andava a sostituire Lancia Appia e verrà sostituita da Lancia Beta. Con Fulvia continua la tradizione delle 3F. Dopo Flaminia, Flavia, ecco un'altra vettura che inizia con la lettera F e riprende la ormai consolidata tradizione di dare nome alle automobili del marchio torinese delle strade consolari romane. Lancia Fulvia è anche l'ultima vera Lancia, l'ultima vettura voluta, prodotta e costruita interamente all'interno del marchio Lancia quando ancora non era sotto l'influenza di Fiat. Nella fattispecie Lancia Fulvia Coupé 1300S è una seconda serie, quindi il modello che abbiamo qui e di cui stiamo parlando oggi è già prodotto a cavallo tra la gestione di Lancia e l'ingresso nella galassia di Fiat. La vettura è a trazione anteriore, una idea assolutamente rivoluzionaria per quel periodo. Avevamo già sperimentato questo tipo di sistema sulla Lancia Flavia, grazie all'ingegno del professor Fessia che Pesenti, dopo aver rilevato il marchio Lancia dalla famiglia Lancia, aveva portato in casa Lancia, appunto, strappandolo a Fiat, dove aveva avuto diverse divergenze proprio su questa sua idea di voler creare per le vetture una trazione anteriore. La trazione anteriore è data dal fatto che esiste un telaio, che vedremo più avanti, che fa da culla per raccogliere il motore, che è un 1300 da 90 cavalli a 6.000 giri, e il cambio, che su seconda serie di Fulvia 1300S è un cambio a 5 marce, famoso anche perché è chiamato cambio corsa. La prima è all'indietro verso il conducente, mentre la retromarcia è tutta avanti verso il cruscotto. La quinta marcia ovviamente regala un comfort di marcia a questa berlinetta torinese che era solo paragonabile ai veicoli del periodo. Quindi si continua una tradizione di eleganza, di stile, ma anche di innovazione tecnica. Lo stesso motore, come accennato prima, è un 4 cilindri a V, che è stato opportunamente inclinato all'interno del vano motore per far sì che venissero ospitate le torrette dei due carburatori doppio corpo che equipaggiano Lancia Fulvia Coupé. Ed ecco il cuore della nostra Lancia Fulvia Coupé 1300S. Si tratta di un 1300 4 cilindri da 90 cavalli. Caratteristica la disposizione, l'inclinazione verso il lato conducente per poter ospitare anche la torretta con i due carburatori doppio corpo Solex. Il motore è un vero gioiello di meccanica. Si tratta di un 4 cilindri a V stretto, con doppio albero a cami in testa trascinato da una catena. C'è anche un tenditore automatico che in alcuni casi ci può dare qualche sorpresa. Ad esempio, se parcheggiamo la macchina con la prima inserita, dobbiamo fare attenzione che non arretra. In questo modo il tenditore automatico della catena potrebbe scaricare la pressione e far saltare la catena, mandando così il nostro motore fuori fase. In quel caso sarebbero proprio dolori. I carburatori montati su Fulvia 1300S sono due carburatori doppio corpo Solex. Sono croce e delizia dei fulvisti. La loro messa a punto richiede una vera maestria da parte dei carburatoristi. È sempre meglio utilizzare un vacuometro, che è uno strumento che una volta collegato a questi carburatori consente di misurare la esatta quantità d'aria che entra in ognuno dei quattro corpi e così da poterne poi regolare la giusta miscela aria e benzina per fornire al nostro 4 cilindri tutti i 90 cavalli disponibili che è in grado di erogare. Lancia Fulvia Coupé nasce inizialmente con una motorizzazione 1216, passa a 1236 per arrivare ai 1290, il canonico 1300. Sulla seconda serie troviamo la versione con la motorizzazione 1300 e la versione con la motorizzazione 1600. Come non dimenticare il palmarès sportivo di Lancia Fulvia Coupé, con Munari e Mannucci conquista nel 1972 il Rally di Monte Carlo ed entra a pieno titolo nelle marche che vinceranno tutto nel campionato mondiale rally che negli anni 70 era paragonabile come prestigio e come
seguito di pubblico alla attuale Formula 1. Lancia Fulvia Coupé col motore 1600 faceva parte della scuderia HF, in battuta fino all'arrivo della Lancia Stratos, che poi ha consacrato la storia del palmarès iridato del marchio Lancia, fino ad arrivare alla super vittoriosa Lancia Delta integrale, con una derivazione anche nel mondo dell'endurance grazie al prototipo LC1 per la categoria Silhouette. E ora vediamo com'è fatta sotto la nostra Lancia Fulvia. L'avantreno di Lancia Fulvia Coupé è composto da un robusto telaio che sostiene il gruppo motopropulsore e il cambio. Abbiamo ammortizzatori telescopici per le ruote anteriori, bracci oscillanti, trapezi e una barra stabilizzatrice trasversale. La sospensione posteriore invece è composta da un assale rigido al quale sono fissate le due balestre longitudinali, una barra stabilizzatrice Panhard e degli ammortizzatori telescopici, esattamente come gli ammortizzatori che troviamo sulla parte anteriore. Il sistema frenante comprende 4 freni a disco e un sistema denominato Super Duplex. Abbiamo un servofreno e le pinze anteriori dei freni hanno un doppio pistoncino. In questa immagine potete vedere i 2 tubi che portano la pressione dell'olio esercitata dalla pompa direttamente alle pinze anteriori. Anche sulle ruote posteriori troviamo freni a disco con correttori di frenata. La linea di Lancia Fulvia Coupé è di chiara ispirazione nautica. Piero Castagnero, che ha disegnato questo capolavoro, si è chiaramente ispirato ai motoscafi Riva. È la forma di un motoscafo con la torretta di comando che consente al conducente pieno controllo dell'automobile. L'ispirazione nautica è ripresa anche all'interno, che andremo a vedere più avanti. Lo specchio di coda, che riprende l'impostazione nautica del design di Lancia Fulvia Coupé, è impreziosito da una cornice in acciaio e dai fanali posteriori asimmetrici di design assolutamente originale. Rimarrà immutato per tutto il periodo di produzione, mentre il frontale subirà un aggiornamento proprio su Fulvia Coupé seconda serie, il modello che abbiamo qui rappresentato. Il cruscotto di Lancia Fulvia Coupé è ovviamente molto elegante, come si confaceva al marchio Lancia. Un volante a 2 razze sportivo, la strumentazione è molto ricca, completa di tutti gli strumenti necessari. Troviamo un contachilometri, un contagiri, indicatore livello carburante, pressione e temperatura dell'olio, oltre a un orologio proprio vicino alla presa accendisigari. La selleria degli interni prevedeva rivestimenti in panno Lancia, pelle oppure tessuto vinilico elasticizzato. E questa è Lancia Fulvia Coupé 1300S. Lancia Fulvia è una vettura assolutamente iconica che è entrata a pieno diritto nel mondo del collezionismo storico, grazie alla sua linea, alla sua eleganza, ma anche grazie alla sua sportività. Un'automobile insomma da tenere in garage, bellissima e pronta da utilizzare per ogni occasione, per ogni raduno, che sia un raduno elegante o un raduno sportivo. Questo è il canale YouTube di Milano Historic Cars Club Milano. Siamo un club di appassionati di veicoli storici e ci occupiamo di organizzare raduni, eventi, fiere e manifestazioni. Cercate i nostri loghi, siamo presenti su internet, al sito www.milanohistoriccarsclub.it, sui social, Facebook, Instagram e abbiamo il nostro numero WhatsApp. Continuate a seguire i nostri video e seguiteci ai nostri raduni.